Oggi parliamo di barba. Non è importante che tu abbia la barba, soprattutto se sei donna, o che ti piaccia la barba, ma guarda questo video fino alla fine perché ti racconto un sacco di cose super interessanti, divertenti, utili e istruttive. Te lo giuro sulla barba. Qualche tempo fa ho fatto un video sulla barba, un video che durava 59 secondi ed era anche un po' divertente. Ce lo guardiamo insieme e poi andiamo avanti. Tagliala che è estate e poi non prendi il sole bene in viso. Perché non la tingi e copri i peli bianchi? Sembri Gesù, un arabo, un talebano, un rabbino. Tutti con questa barba, anche tu adesso. Posso toccarla? Quando la tagli? Perché non la tagli? E tagliala. Ma non hai caldo? Ma sei hipster? Pensi di essere bello con la barba lunga? Ma non è sporca? Ma la lavi? Ma come fai a mangiare? Ma hai la barba perché è di moda? Non hai soldi per andare dal barbiere? Non sarai mica uno dell'ISIS? Sei un terrorista? Ma la tua fidanzata, moglie, compagna, cosa ne pensa? Sembri Bin Laden, Padre Pio, Sandokan, Mosè, un boscaiolo canadese, un vichingo, un frate. Ma ti è morto il barbiere? Ma riesci a mangiare gli spaghetti? E il gelato? Non è igienica, perché non la tagli? Non vedi che la barba ti invecchia? Chi porta la barba ha qualcosa da nascondere. Bene, allora, dopo aver visto questo video, spero che tu abbia sorriso guardandolo, voglio provare a raccontarti una cosa. Spesso mi chiedono qui sul canale YouTube, ma anche su Instagram o soprattutto nella vita reale, mi chiedono come mai ho la barba così lunga, perché la porto così lunga. Allora, voglio provare a rispondere a reti unificate, quindi un messaggio che andrà in tutto il mondo. Allora, non sono mai stata una persona che si radeva tutti i giorni, nel senso che questa abitudine non fa proprio per me, nonostante mio padre sia uno di quelli che si rade tutti i giorni, tante persone che conosco, anche della mia età, si radono tutti i giorni, io proprio non ce la facevo. Non ce la facevo, quindi facevo crescere la barba, poi la tagliavo, a volte l'ho fatta crescere per 6 mesi, poi una mattina mi sono svegliato e l'ho tagliata completamente. Insomma, la vivevo in maniera abbastanza easy. Quando volevo farla crescere la facevo crescere, quando volevo tagliarla la tagliavo. Poi a un certo punto ho iniziato a farla crescere e non l'ho tagliata più, perché mi piaceva. Ecco, probabilmente la risposta più giusta a una domanda del genere, come mai ti fai crescere la barba, è perché mi piace, perché mi fa star bene. E credo che questa sia la motivazione migliore che possiamo dare alle persone che ci fanno domande del genere, no? Quindi se una cosa ti fa star bene, ti piace, falla. Tanto non dà fastidio a nessuno, la barba è mia e me la gestisco io. Parafrasando una famosa frase. E quindi ho deciso di farmela crescere. Da quanto tempo me la sto facendo crescere? Considerando che mio figlio ha fatto 8 anni il mese scorso rispetto a quando sto registrando questo video, saranno circa 9 anni che ho la barba che non rado mai a zero. Certo, la aggiusto, vado dal barbiere e la sistemo, anche se non ci vado proprio spessissimo, però insomma sicuramente sono all'incirca 9 anni. Ho soddisfatto le tue richieste? Ho soddisfatto la tua curiosità? Speriamo di sì. Allora, adesso entriamo nel vivo di questo video. Adesso, come per magia, io mi trasformo in Piero e Alberto Angela in un unico corpo con la barba lunghissima e ti racconto un sacco di cose super interessanti sulla barba. Sei pronto? Iniziamo. Ok, ma a che cosa serve la barba? Non dico la mia, dico in generale a che cosa serve la barba. Allora, la barba è uno dei caratteri sessuali secondari maschili e la barba cresce fin dalla pubertà grazie a un ormone, si chiama in sigla DHT e si legge dihidrotestosterone, e sono anche riuscito a dirlo tutto. Quindi la barba a che cosa serve? Alcuni scienziati sostengono che un po' come certi uccelli che hanno le piume colorate, certi animali che hanno le corna, la barba, questi bulbi piliferi che compaiono sul nostro volto, servono da un lato ad attirare le femmine per l'accoppiamento, dall'altro lato servono ad allontanare pretendenti, ad allontanare nemici, sia per quanto riguarda l'accoppiamento con le femmine, sia per quanto riguarda la presenza sul territorio. Sebbene tantissime persone trovino affascinante la barba, ci sono anche alcuni a cui non piace. Io non lo so, ma com'è possibile? Cioè, dove andremo a finire di questo passo? Com'è possibile? Guarda, vabbè, andiamo avanti. Però il nostro cervello non è così elementare da funzionare soltanto in base a questa suddivisione primitiva. Senti questa notizia perché questa è davvero pazzesca, veramente pazzesca.
Allora, io sono un appassionato bevitore di birra e ho trovato questo studio molto molto interessante, fatto in Irlanda, che dice la seguente cosa: ogni anno, nei baffi e nella barba dei bevitori irlandesi di Guinness restano bloccati circa 92.500 litri di birra. Ma ti rendi conto che è un numero pazzesco? 92.500 litri di birra ogni anno. Ovviamente lo studio è stato fatto soltanto in Irlanda, soltanto sui bevitori della Guinness, quindi immaginati a livello mondiale quanta birra resta bloccata lì, questa birra che invece potrebbe essere bevuta. Allora, come hanno misurato tutto questo? Con delle bilancine di precisione, quindi immagina queste persone che poggiavano i baffi o la barba su queste bilancine e questi scienziati hanno scoperto che ogni pinta viene bevuta in circa 10 sorsi e ad ogni sorso restano bloccati dentro barba e baffi circa 0,56 ml di birra. Queste sono notizie tristi, queste sono veramente notizie tristi. Ma il fenomeno della barba non è un fenomeno così recente. Pensa un po' che nell'Italia rinascimentale furono fatti circa 70 editti che andavano a definire la lunghezza di barba e baffi. A Sparta, per esempio, i vigliacchi venivano condannati a radersi soltanto metà volto. Quindi immaginati questi spartani vigliacchi che avevano un lato di volto con la barba e l'altro senza. Assurdo. In Egitto, per esempio, il faraone portava una barba finta di metallo perché veniva considerato un ornamento molto importante e quando il faraone moriva, per i 70 giorni successivi era vietato radersi, quindi nessuno poteva radersi. I romani invece vietavano al proprio esercito di farsi crescere barba e baffi perché questi potevano essere un appiglio per i propri nemici. Gli assiri, per esempio, nelle occasioni speciali arricciavano la barba, la decoravano e la impreziosivano con dell'oro. Nelle civiltà più religiose, infine, tagliare la barba era come un insulto a Dio, poiché Dio veniva sempre rappresentato con la barba lunga. 1, 2, 3, impossibile. Sai quanti peli della barba ha un uomo? Circa 20-25.000 e questi peli crescono a ritmo di mezzo millimetro al giorno e quindi circa 15 centimetri al mese. Se una persona non si radesse nel corso della vita avrebbe accumulato circa 3,5 kg di peli di barba. Ci sono però anche tante calunnie che vengono messe in giro sulla barba da parte degli invidiosi, secondo me. Pensa un po', alcuni scienziati, anche se questa ricerca non ha un vero fondamento scientifico per la metodologia con la quale è stata applicata, dice che nella barba ci sono tantissimi batteri. Pensa un po'. E il primo posto, se tu pensassi ai batteri, il primo posto che ti viene in mente è sicuramente il gabinetto. Ok, la tavoletta del gabinetto. Ma in realtà altri posti pieni di batteri sono lo smartphone o il telecomando della TV. Per fortuna io non guardo la TV, quindi almeno quello lo salto. E questa ricerca, ti dicevo, ha focalizzato la sua attenzione sulla barba, dicendo che all'interno della barba si annidano milioni e milioni e milioni e milioni di batteri. Ora, questi qui non sono dannosi per l'organismo perché non si prendono infezioni o altro, però questa ricerca è in corso di validazione perché, a quanto ho capito leggendola, la metodologia con la quale è stata condotta non è ufficiale. Secondo me è solo una bugia da parte degli invidiosi, quelli che invidiano la barba lunga e quindi inventano sciocchezze pur di denigrarci, ma non vincerete mai. Buh, buh. Hai mai sentito parlare di pogonofobia e pogonofilia? No, non li ho inventati io per prenderti in giro questi termini. Esistono sul serio. Pogonofobia è la paura della barba. Esistono persone che hanno paura della barba perché? O perché la vedono come scarsa igiene, un po' quello che ti raccontavo prima, e quindi ne hanno paura, oppure si pensa che questa paura possa essere stata indotta da quando da bambini a queste persone venivano lette appunto delle storie dove i cattivi avevano sempre la barba e quindi è rimasto questo trauma nel tempo. Per fortuna però c'è la pogonofilia, che è l'amore per la barba. Ci sono persone che sono follemente innamorate della barba. Meno male. Secondo una ricerca, la cui fonte preferisco tenere anonima, sono state intervistate circa 8.500 donne.
E queste vedono nell'uomo con la barba una figura più virile, sia per quanto riguarda le avventure che per relazioni importanti. Dunque, adesso che hai guardato questo video, contattami per ricevere consigli personalizzati per la tua barba. Sto scherzando, ovviamente. Sto scherzando. Quindi non contattarmi, ti prego. Già ricevo 1 miliardo di contatti. Non contattarmi per la barba. Dunque, a parte gli scherzi, spero che questo video ti sia piaciuto. Spero che questi video, questi vlog che io ho definito così, dove ti racconto un po' di me, parliamo anche di cose ironiche, scherzose, simpatiche, possano essere interessanti per te. Fammi sapere soprattutto se conoscevi tutte le cose che ti ho raccontato in questo video, se alcune le conoscevi, altre non le conoscevi, o se hai altre curiosità sul mondo della barba che io non conoscevo. Magari posso farci un altro video più in là, ok? Benissimo, allora io ti ringrazio per aver guardato questo video e niente, ci sentiamo settimana prossima come al solito. Ciao!